Salve a tutti, oggi recensisco il frullatore Molinex Perfect Mix Plus. In dotazione abbiamo quindi il motore e con i vari programmi, la caraffa in vetro con le 6 lame in acciaio inox, il coperchio in plastica con l'eventuale guarnizione, il misurino e una spatola e poi ovviamente il libretto di istruzioni. Partiamo dalle caratteristiche. Allora, il frullatore ha questo motore, questo grosso e potentissimo motore, e per cui questo qua ovviamente gira, è il motore. Qui abbiamo quindi gli incastri e poi ovviamente come qualità quindi di materiale abbiamo qui è plastificato, una plastica abbastanza di alta qualità, e poi abbiamo l'interamente tutto rivestito in acciaio inox, come vedete tutto in acciaio, e poi abbiamo ovviamente di sotto abbiamo quindi i piedini, come vedete sono abbastanza antiscivolo e antirumorosità. Qui abbiamo il corpo motore, che qui vi faccio vedere quello che c'è scritto, quindi la targhetta, e poi quindi abbiamo quindi una presa d'aria per il motore. Il motore del frullatore vanta di un sistema di raffreddamento ad aria che al suo interno, per non surriscaldarsi tanto, ovviamente il motore ha un piccolo ventilatore dove prende l'aria e la riesce a farla uscire. Di una parte entra e in una parte esce, in modo tale che per evitare il surriscaldamento. Poi ovviamente è combinato con un fusibile resettabile, ovviamente tutta un'ingegnerizzazione fatta apposta per non bruciare il motore. Questo motore va a un massimo di 28.000 giri al minuto ed è a una potenza massima di 1200 watt. Abbiamo 3 programmi più un selettore, anzi più il quarto programma, quindi il pulse. Quindi abbiamo Smoothie, ed è ovviamente per frullare tutto ciò che c'è, dobbiamo utilizzare questo programma. Poi abbiamo quindi l'Scratch, che è invece la funzione quindi per tritare il ghiaccio, e poi l'AutoClean, che ovviamente è per pulire la caraffa con tanta acqua e magari un po' di detersivo riesce a pulire tutta la caraffa in vetro. E poi abbiamo quindi il selettore, come vedete. Questo ovviamente il rosso diventa retroilluminato, vabbè, dopo vi faccio vedere come funziona. Quindi abbiamo quindi massima, media, minimo e 0, quindi qui si arresta. E poi abbiamo quindi la funzione impulsi, che girando qui possiamo fare degli impulsi a noi piacimento. E questo ovviamente sono i programmi e le funzionalità che ha. Vi posso garantire che è abbastanza intelligente. Questo è il vaso in vetro termoresistente, come vedete lo spessore è abbastanza, è poco pesante, quindi c'è il peso comunque rispetto alla plastica, ovviamente c'è, però è abbastanza resistente, e capacità 2 litri e capacità operativa nel frullato che c'è immesso dentro, quindi 1,5 litri, quindi dovete fare un massimo così. Poi ovviamente abbiamo quindi le lame sono quindi removibili. Questo ovviamente da parte di sotto è facilmente removibile, basta svitare che già si svita quello, quindi ovviamente questo qua lo potete lavare in qualsiasi, anche lavastoviglie tranquillamente, senza che non ci sia bisogno, che certi frullatori non sono removibili, quindi evidentemente c'è il rischio di tagliarsi. Allora, questi qua sono le lame sono in acciaio inox, come vedete,
forse c'è un po' di sporco qui, va bene, qua c'è ovviamente una guarnizione che si può quindi sempre intercambiare. Qui ovviamente questa è la parte dove si mette nel motore, quindi gira. E quindi qui abbiamo 6 lame in acciaio inox, quindi ci sono questi qua, 2 rivolte verso l'alto, che ovviamente sono per creare un effetto ciclonico, che sono tutte e due dentellate. Poi abbiamo quindi 2 lame rivolte verso, cioè 2 lame ovviamente orizzontali, che come vedete sono questi qua nel medio. Questi qua sono invece affilate, che ovviamente serve per miscelare, e questi qua che vedete di sotto invece sono per ovviamente per tutto ciò che c'è di sotto, diciamo la frutta, quello che rimane di sotto. Ovviamente questo qua quando gira frulla abbastanza bene. Quindi qui abbiamo una bellissima tecnologia che Molinex la chiama PowerLix. Poi abbiamo quindi la spatola, che questa qui è interamente in plastica, come vedete. Ovviamente questo qua serve ovviamente messo ovviamente di sopra, quando ovviamente la caraffa è chiusa ed è in funzionamento. Questo serve per emulsionare oppure frantumare tutte le, anche se mi sembra un po' troppo, perché ovviamente in plastica non è che possiamo frantumare tanto, però potrebbe essere comunque utile questa spatola qua. Vi posso dire che comunque nel libriccino ne parla, quindi possiamo avere anche opzionale il vasetto per tritare, che sarebbe quel piccolo vasetto così, che serve soltanto per tritare certe cose dure, quindi ovviamente si dovrebbe mettere qua. E ovviamente è opzionale. Faccio vedere come si monta, quindi mettetelo in questa maniera, lui entra e poi rigirate, quindi già vedete, quindi quando dovete montarlo è così, dovete girare, e quando dovete smontarlo uscite, è molto facile, quindi così già è abbastanza. Quindi poi quindi questo è il coperchio che è di sopra, quindi si mette qui sopra, c'è quindi ovviamente una guarnizione di protezione, assicurarsi che questo qua va per il senso giusto, ok. E ovviamente questo è il misuratore, ovviamente questo può servire per qualsiasi cosa. Quando non vi serve è meglio lo mettete qui sopra, se no vi escono tutte cose. Ovviamente la spatola è la stessa identica cosa, togliete il misuratore e mettete questo qua. Diciamo non c'è un qualcosa dove si appoggia. Ovviamente come vedete questo qui per frantumare ovviamente non arriva alle lame, però ovviamente si può, diciamo, frantumare tutto ciò che, diciamo, abbiamo in una metà così, ma anche ovviamente più sopra, dipende quello che ovviamente noi dobbiamo frullare. Qui ho messo adesso una banana, comunque per farvi vedere esattamente come funziona, anzi anche la rumorosità e i programmi, e andiamo a testare anche il selettore ovviamente manuale e quella di impulso. Vi consiglio quindi di non fare un frullato a secco, quindi di metterci del latte oppure un po' di acqua, quello che sia. L'importante è un pochettino di farlo già un pochettino liquido già di per sé, perché così ovviamente da duro, quindi non riuscirebbe né ora né mai di frullare. Quindi attacco la presa e sentirete subito che lui fa diciamo un segnale acustico. Ecco, quindi qui abbiamo quindi dei LED. Allora vi faccio subito vedere la rumorosità e come ovviamente lui frulla. Allora andiamo per programma frullato.
quindi già lui ha... Sì, ovviamente l'ha fatto diventare acqua, ovviamente. E questo ovviamente è di più una prova per farvi vedere come già in pochissimi secondi la... Ovviamente se c'è più, ovviamente più contenuto, se c'è più contenuto è sempre meglio rispetto a questo 100 grammi che ho creato. E vabbè, vi ho fatto vedere quindi il frullato come lo fa, quindi lo fa ma anche per fino a un 3 minuti rimane sempre uguale. Quindi l'E-Scratch, che è il tritaghiaccio, a questo punto quando c'è diciamo tutto il ghiaccio lo riesce a tritare bene. E l'autoclean no, lo voglio fare quindi con l'acqua perché è una cosa con l'acqua. Ora vi faccio vedere quindi gli impulsi, come lo fa, quindi io posso diciamo fare gli impulsi quando voglio io. Posso farlo proprio quando voglio io. Lui va ovviamente alla massima velocità. Lo stesso quindi il selettore quindi manuale, quindi minimo. Ovviamente non è il massimo, comunque il massimo è questo qui che va fino a 28.000 giri. Ora quindi per pulire la caraffa ovviamente dobbiamo fare l'autoclean, come vedete è sporco. Ne ho messo più o meno nella la metà dell'acqua per non andare ovviamente in più. E come io vi faccio vedere come poi lo smontate e lo rimontate mentre ovviamente è collegato. Lui ovviamente vi fa ovviamente il segnale acustico per dire che è montato. Quindi facciamo la prova. Lo potete fare anche con un po' di detersivo se volete. Quindi autoclean. Come vedete quindi diciamo che ha fatto diciamo la sua autopulizia. Lo potete fare anche con un po' di detersivo e magari sciacquandolo in questo modo poi secondo me si può levare un po' di più le cose che avete già frullato. In conclusione, i pro sono che è abbastanza facile quindi da montare e smontare. La caraffa in vetro che comunque si possono quindi rimuovere le lamelle, ovviamente tutti i vari accessori. I pro anche sono quindi una buona qualità del materiale, quindi abbastanza robusto. Questa piccola lega d'acciaio dà un bel design, perché ha un bel design. L'illuminazione quindi molto bello come illuminazione del rosso, i vari bianchi, i segnali acustici molto importanti, specialmente nel montallo e smontallo come avete visto, e poi comunque la possibilità quindi di frullare praticamente qualsiasi cosa, comunque cubetti ghiaccio io al momento non ce li ho, quindi, ma l'ho provato in passato ed era molto buono, quindi frulla subito, è molto potente, però mi aspettavo una silenziosità più efficace, esempio molto meno rumoroso rispetto a quello che si sente, di più è la parte del motore e non della caraffa, perché alla fine la caraffa gira, quindi non dà una rumorosità vera e propria.
Però è abbastanza potente. Forse noterete all'inizio, almeno quando è nuovo, questo al momento è nuovo perché l'ho comprato da poco, è una sorta di odore, non è di bruciato, ma come se c'è qualcosa che sfila, ok? Però poi passa subito, in pochi secondi passa, quel momento sicuramente è il motore che è nuovo. Per il resto, quindi i pro sono più o meno questi qua. Comunque, un bel design, buonissima qualità dei materiali, abbastanza robusto. Poi la caraffa in vetro è molto importante perché è più igienica rispetto alla plastica. E ovviamente le parti amovibili. I contro sono quindi la rumorosità poco accettabile, il filo che è un po' molto corto, e un po' questo qui fa questo giochino, quindi mi sembra un po' che non abbia una durabilità così eccelsa, e un po' questo oggetto qua non è tanto, cioè avrei preferito il vasetto trita tutto al posto di questo qua che, che sarebbe stato più utile rispetto ovviamente a questo. E comunque però è un gran bel frullatore, oltre ai contro che ho detto, comunque è un buon frullatore. Il libretto ne parla chiaro di tante cose, ci sono anche alcune ricette, anche nel sito lo trovate, anzi vi ricordo quindi il prezzo. Io l'ho preso da 1 euro, da circa 70 euro, perché c'è stata, diciamo, un'offerta. E poi ovviamente il listino di questo frullatore nel sito Mulinex è segnato 115 euro di listino. Io vi direi che se scende a 80 euro, 70 euro è un acquisto azzeccato, perché ovviamente i programmi e le funzionalità sono al top rispetto ovviamente ai classici frullatori che hanno solamente un selettore e basta. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao a tutti.